Se pensi che il rispetto si ottenga con la gentilezza, ti sbagli. Se credi che basti essere bravi per essere rispettati, stai perdendo tempo. Il segreto che i potenti non vogliono che tu sappia: il rispetto è una scienza e oggi te la insegno. Il silenzio strategico, quando le parole diventano armi contro di te. Marco Aurelio, imperatore di Roma e filosofo stoico, scriveva nelle sue meditazioni: quanto disturbo si risparmia non guardando quello che dice o fa il prossimo. Ma noi facciamo l'opposto. Corriamo dietro all'approvazione di persone che non ci rispettano, come mendicanti emotivi. Ti racconto una storia vera. Conosco una manager di successo che, per anni, ha spiegato ogni sua decisione al team. Ogni strategia, ogni cambiamento, ogni scelta doveva essere giustificata come se fosse in tribunale. Risultato? Meno la rispettavano, più lei si spiegava. Un circolo vizioso che l'ha quasi distrutta professionalmente. Poi ha scoperto il potere del silenzio strategico. Non sto parlando del mutismo. Sto parlando di quella forza silenziosa che dice: la mia decisione si spiega da sola. Quando qualcuno mette in discussione le tue scelte di vita, il tuo lavoro, le tue relazioni, la tentazione è sempre la stessa: spiegare, giustificare, convincere. Ma ecco il segreto che cambierà la tua vita. Chi ti rispetta davvero non ha bisogno di spiegazioni. Chi ti ama non mette in discussione le tue intenzioni. E chi lo fa sta cercando crepe nella tua armatura per colpirti meglio. Seneca, il grande filosofo stoico, affrontò questo problema quando fu accusato di cospirazione contro Nerone. Invece di giustificarsi disperatamente, mantenne la dignità del silenzio. Sapeva che chi aveva già deciso la sua colpevolezza non sarebbe stato convinto da nessuna parola. La prossima volta che senti il bisogno compulsivo di spiegarti, fermati, chiediti: questa persona vuole davvero capire o vuole solo giudicare? La risposta è sempre scritta nei loro occhi. Il silenzio strategico non è passività, è potere allo stato puro, è dire senza parole: il mio valore non è in discussione. Ma attento, c'è una differenza cruciale tra silenzio strategico e fuga. Il primo è una scelta consapevole, la seconda è paura travestita da saggezza. Il silenzio strategico mantiene il contatto visivo, la postura eretta, la presenza ferma. Dice: ho sentito quello che hai detto, non merita risposta. Ricorda, ogni minuto che passi a giustificarti è un minuto rubato alla tua crescita. Ogni energia sprecata a convincere chi non vuole essere convinto è energia che non stai investendo in chi ti merita davvero. E ora ecco il colpo di grazia che ti farà capire perché questo funziona. Le persone rispettano quello che non riescono a controllare. Quando smetti di essere prevedibile nelle tue reazioni, quando non corri più a spiegarti al primo segno di disapprovazione, diventi un enigma. E gli enigmi comandano rispetto. Ma c'è di più. Aspetta di sentire cosa succede quando impari a tracciare confini che nessuno osa attraversare. Per i prossimi 7 giorni, ogni volta che qualcuno mette in discussione una tua decisione, rispondi solo con: è quello che ho scelto, nient'altro. Osserva come cambia la loro reazione e quanto ti senti più forte. L'arte dei confini invalicabili, come diventare un territorio proibito. Se non hai confini, sei terra di nessuno. E sulla terra di nessuno, tutti pensano di poter costruire quello che vogliono. È tempo di diventare un territorio privato con sorveglianza armata. Epitteto, nato schiavo e diventato uno dei più grandi filosofi della storia, comprese una verità fondamentale. Nessuno può farti del male senza il tuo permesso, ma quel permesso, spesso, lo concedi inconsciamente, ogni volta che dici va bene quando non va affatto bene. Ti racconto di Sara, una professionista che conoscevo, brillante, competente, ma con un problema fatale: non sapeva dire di no. Colleghi che le scaricavano il loro lavoro, amici che chiamavano solo quando avevano bisogno, familiari che trattavano il suo tempo come se fosse gratuito. Un giorno è crollata, non fisicamente, ma emotivamente. Si è svegliata e non riconosceva più la persona nello specchio. Era diventata una versione sbiadita di se stessa, sempre stanca, sempre in ansia,
sempre disponibile per tutti tranne che per se stessa. Ecco quando hanno imparato l'arte dei confini invalicabili. I confini non sono muri, sono filtri intelligenti, lasciano passare l'amore e bloccano la manipolazione. Permettono il rispetto e fermano lo sfruttamento e soprattutto insegnano al mondo come trattarti. Ma attenzione, stabilire confini non è fare una lista di regole, è diventare una persona diversa, è passare dall'essere uno zerbino all'essere una roccia, e le rocce non si scusano per la loro solidità. Marco Aurelio scriveva: confina te stesso al presente, ma io aggiungo, confina anche gli altri fuori dalla tua pace, perché la tua serenità non è una risorsa pubblica a cui tutti possono attingere. Ecco la verità che nessuno ti dice sui confini. All'inizio qualcuno si arrabbierà, ti diranno che sei cambiato, che sei diventato egoista, che non sei più la persona di prima. E avranno ragione, non sei più la persona che si faceva calpestare sorridendo. Quando Sara ha iniziato a dire no alle richieste eccessive, alcuni colleghi l'hanno accusata di non essere più collaborativa. Quando ha smesso di rispondere ai messaggi a tutte le ore, alcuni amici l'hanno chiamata fredda. Quando ha iniziato a far rispettare i suoi orari, alcuni familiari l'hanno etichettata come egoista. Ma sai cosa è successo? Chi la amava davvero ha capito e rispettato i suoi confini. Chi se n'è andato? Ha solo rivelato che era lì per sfruttarla, non per amarla. I confini sono anche una questione di linguaggio. Non dire mi dispiace, ma non posso. Dici non è possibile. Non dire magari la prossima volta. Dici no. Il punto non è essere scortesi, è essere chiari. Seneca insegnava che ogni nuovo inizio deriva da qualche altro inizio che è finito. I tuoi confini sono la fine della tua disponibilità illimitata e l'inizio del tuo rispetto di te stesso. Ecco la parte più potente. Quando tracciare confini diventa naturale, quando non devi più lottare per farli rispettare, significa che sei diventato una persona che naturalmente ispira rispetto. E questa trasformazione, aspetta di scoprire come la distanza strategica possa moltiplicare questo potere. Identifica 3 situazioni in cui permetteresti costantemente agli altri di oltrepassare i tuoi limiti. Scrivi una frase chiara e ferma per ognuna di queste situazioni. Esempio: non discuto le mie decisioni familiari al lavoro, poi applicala la prossima volta che si presenta l'occasione. Il potere magnetico della distanza, come diventare irresistibilmente irraggiungibile. Ecco una verità che spezza il cuore ma libera l'anima. Non tutte le persone meritano un posto nella tua vita. Alcune non meritano nemmeno il biglietto per entrare nel teatro della tua esistenza. La distanza non è crudeltà. È rimuovere le relazioni tossiche per permettere alle relazioni sane di prosperare. Marco Aurelio, che governava un impero ma lottava con le persone più vicine a lui, scriveva: quanto facilmente ci liberiamo di molte preoccupazioni rimuovendoci da mente le opinioni negative degli altri. Ma noi facciamo l'opposto. Ci attacchiamo a relazioni che ci dissanguano come se fossero ossigeno. Ti racconterò di Giovanni, un imprenditore di successo che per anni ha mantenuto amicizie dell'adolescenza che ormai erano diventate parassiti emotivi. Ogni successo che otteneva veniva accolto con commenti velenosi, travestiti da battute. Ogni sfida che affrontava veniva minimizzata o ridicolizzata. Ma sono amici di una vita, si ripeteva, mentre la sua energia vitale veniva prosciugata incontro dopo incontro. Poi ha fatto una scoperta che gli ha cambiato l'esistenza. Il valore delle persone nella tua vita non si misura in anni di conoscenza, ma in qualità di energia che portano. E quella amicizia portava solo veleno mascherato da nostalgia. La distanza strategica non è sparire senza spiegazioni. È una ritirata tatticamente brillante che ti permette di osservare le relazioni con chiarezza. È come salire su una montagna per vedere la valle. Improvvisamente tutto diventa più chiaro. Seneca scriveva: associati con coloro che migliorano la tua vita. Benvenuti coloro che tu migliori. Il processo è reciproco. Gli uomini imparano mentre insegnano. Ma cosa fai con chi non impara e non insegna, ma solo prende? Ecco il segreto.
La distanza crea desiderio nei giusti e sollievo negli sbagliati. Chi ti merita davvero noterà la tua assenza e cercherà di capire, di migliorare, di riconquistare la tua presenza. Chi ti stava usando semplicemente troverà un'altra vittima. Ma c'è una componente psicologica più profonda. La distanza ti permette di ricordare chi sei quando non stai costantemente reagendo al dramma degli altri. È come togliersi occhiali sbagliati e vedere nitidamente per la prima volta. Giovanni ha iniziato con piccoli passi. Ha smesso di rispondere immediatamente ai messaggi di gruppo pieni di negatività. Ha iniziato a essere occupato quando lo invitavano a sessioni di lamentele travestite da aperitivi. Ha scelto con cura quando essere presente e quando essere assente. Il risultato? Alcuni di quegli amici hanno smesso di cercarlo e lui ha provato un sollievo così profondo che ha capito quanto quella relazione fosse diventata una prigione. La parte più bella è arrivata dopo. Lo spazio lasciato libero dalle relazioni tossiche è stato riempito da persone che lo rispettavano, lo ispiravano, lo sfidavano a crescere. Persone che celebravano i suoi successi invece di minimizzarli. La distanza ti insegna anche a riconoscere gli schemi. Quelle persone che ti cercano solo quando hanno bisogno. Quelle che spariscono quando sei tu ad aver bisogno. Quelle che trasformano ogni conversazione in una gara di chi sta peggio. Epitteto, che capiva il valore della solitudine scelta, diceva: «È meglio essere soli che in cattiva compagnia». Ma io aggiungo: «È meglio essere selettivi che popolari». La distanza strategica è anche un filtro per il futuro. Quando le persone sanno che il tuo tempo e la tua energia non sono gratis, si comportano diversamente, diventano più rispettose, più consapevoli, più meritevoli. Ma attenzione, la distanza senza crescita personale è solo fuga. Devi usare quello spazio per costruire qualcosa di meglio. E qui entra in gioco un principio ancora più potente. Fai una lista delle 5 persone con cui trascorri più tempo. Accanto a ogni nome, scrivi come ti senti dopo averci passato del tempo, energico o drenato, ispirato o scoraggiato. Per la prossima settimana, riduci del 50% il tempo con chi ti drena e aumenta quello con chi ti energizza. L'eleganza nella tempesta, come mantenere la classe quando tutti perdono la testa. Ecco una lezione che vale più dell'oro. La tua reazione nel momento della mancanza di rispetto definisce chi sei. E qui sta la differenza tra chi comanda il rispetto e chi lo implora. Quando qualcuno ti attacca, ti provoca o ti manca di rispetto, il tuo cervello primitivo grida vendetta. Vuole che tu risponda colpo su colpo, che dimostri di essere forte, che ti difenda. Ma quella voce ti sta mentendo, ti sta spingendo in una trappola. Marco Aurelio, che governava un impero e affrontava nemici ben più pericolosi di un collega maleducato, scriveva: «Il miglior modo di vendicarsi di un nemico è non diventare come lui». Non era debolezza, era strategia militare applicata alla vita quotidiana. Ti racconto di Elena, una dirigente che ha trasformato una carriera in stallo in un successo straordinario solo cambiando il modo in cui reagiva alle provocazioni. Lavorava in un ambiente tossico dove alcuni colleghi maschi la provocavano costantemente, sminuendo le sue idee, interrompendola nelle riunioni, facendo commenti sottili ma taglienti. Per mesi ha reagito come il suo istinto le suggeriva, contrattaccando, difendendosi, entrando nel loro gioco. Risultato? La vedevano come troppo emotiva, difficile da gestire, non adatta alla leadership. Ogni sua reazione confermava i loro pregiudizi. Poi Elena ha scoperto il potere dell'eleganza nella tempesta. La volta successiva che un collega l'ha interrotta con un commento sarcastico, invece di replicare, si è fermata. Ha fatto una pausa di 3 secondi, che è sembrata un'eternità. Ha sorriso leggermente e ha continuato il suo discorso come se lui non avesse parlato. Il silenzio nella sala era tangibile. Il collega si è sentito piccolo, ridicolo, come un bambino che fa i capricci mentre gli adulti parlano di cose importanti. Da quel momento Elena è diventata intoccabile, non perché non la attaccassero più, ma perché aveva dimostrato di essere al di sopra dei loro giochi infantili.
Seneca, che affrontò l'esilio e la morte con la stessa compostezza, insegnava: il modo migliore per vendicarsi di un'offesa è non ripagarla con un'altra offesa. Ma andava oltre. Chi si vendica ammette di essere stato ferito. Ecco la verità psicologica che pochi capiscono. Quando non reagisci emotivamente alla mancanza di rispetto, non stai solo preservando la tua dignità, stai dimostrando che quella persona non ha abbastanza potere nella tua vita per influenzare le tue emozioni. È come essere un palazzo reale, mentre loro sono mendicanti che gridano dal marciapiede. Tu non scendi per discutere con i mendicanti, continui il tuo cammino regale, ma attenzione, non sto parlando di essere passivi o di subire. Sto parlando di rispondere invece di reagire. La reazione è emotiva, immediata, spesso distruttiva. La risposta è calcolata, strategica, efficace in modo devastante. Quando qualcuno ti insulta e tu rispondi con insulti, state giocando nella stessa categoria. Quando qualcuno ti insulta e tu rispondi con dignità, gli hai appena mostrato che giocate in campionati diversi. Elena ha imparato a usare frasi che disarmavano completamente l'aggressore. Interessante punto di vista, seguito da silenzio. Ho notato la tua preoccupazione e poi cambiare argomento. Capisco che tu la veda così, senza entrare nel merito. Perché l'aggressore si aspetta una battaglia e invece trova niente. È come dare un pugno al vuoto. Epitteto, che capiva il potere del controllo di sé, diceva: non sono gli eventi a turbarti, ma il modo in cui li interpreti. Ma io aggiungo, non sono le persone a mancarti di rispetto. È la tua reazione che decide se quella mancanza di rispetto ti tocca o rimbalza via. C'è anche una componente di lungo termine in questa strategia. Le persone ricordano come le hai fatte sentire. Se ti abbassi al loro livello, ricorderanno di aver vinto contro di te. Se mantieni l'eleganza, ricorderanno di essersi sentite piccole in tua presenza. Ma c'è un livello ancor più profondo di potere personale che puoi sviluppare. La prossima volta che qualcuno ti provoca, prima di rispondere, conta fino a 5 respirando profondamente. Poi rispondi con una di queste frasi: capisco il tuo punto di vista, è una prospettiva interessante, o ho sentito la tua preoccupazione. Osserva come questa pausa e risposta misurata cambiano completamente la dinamica. La fortezza interiore, come diventare talmente forte che la mancanza di rispetto rimbalza. Qui arriviamo al cuore del potere personale, quando diventi così solido, così concentrato, così sicuro della tua identità, che le opinioni degli altri scivolano via come pioggia sul marmo, non perché non le senti, ma perché sai che non ti definiscono. Questa è la differenza tra chi dipende dall'approvazione esterna e chi la riceve naturalmente senza cercarla. Epitteto, nato in catene ma morto libero più di qualsiasi imperatore, comprese una verità rivoluzionaria. Ricchezza è in quello che si è, non in quello che si possiede. Ma io vado oltre. Il potere sta in quello che diventi, non in quello che gli altri pensano tu sia. Ti racconto la storia di Marco, un avvocato che per anni ha basato la sua autostima sui complimenti dei clienti e dei colleghi. Quando arrivavano le critiche, crollava. Quando qualcuno metteva in discussione le sue competenze, passava notti insonni a rimuginare. Un giorno, un cliente particolarmente aggressivo lo ha umiliato davanti a tutto lo studio legale, accusandolo di incompetenza. Marco è tornato a casa distrutto, pronto a cambiare professione. Ma quella notte ha avuto una rivelazione. Si è reso conto che aveva costruito la sua identità su fondamenta di sabbia, l'opinione degli altri. Era ora di costruire su roccia. Ha iniziato quello che chiamo il programma della fortezza interiore. Ogni giorno dedicava tempo a rafforzare i 4 pilastri del potere personale. Primo pilastro, la competenza indiscutibile. Marco ha smesso di accontentarsi di essere abbastanza bravo e ha iniziato a diventare eccellente. Ha studiato i migliori nel suo campo, ha affinato le sue tecniche, ha ampliato le sue conoscenze fino a diventare indiscutibilmente competente. Seneca scriveva: ogni nuovo inizio deriva dalla fine di qualcos'altro. Marco ha fatto morire la versione mediocre di se stesso per far nascere quella eccellente. Secondo pilastro, la forma fisica come metafora mentale. Ha iniziato ad allenarsi non solo per la salute, ma come simbolo della sua trasformazione. Ogni chilo perso,
Ogni muscolo guadagnato, ogni corsa completata era una dimostrazione a se stesso che poteva controllarsi e migliorarsi. Non è vanità, è psicologia applicata. Quando ti senti forte fisicamente, proietti forza mentale. Quando controlli il tuo corpo, dimostri di poter controllare la tua vita. Terzo pilastro, l'indipendenza finanziaria come libertà. Marco ha capito che dipendere economicamente da chi non ti rispetta è una forma di schiavitù moderna. Ha iniziato a costruire fonti di reddito alternative, a risparmiare strategicamente, a investire nel suo futuro. Non per avidità, ma per libertà, perché quando non hai paura di perdere il lavoro, non accetti di essere trattato male al lavoro. Quarto pilastro, la crescita spirituale e intellettuale. Ha iniziato a leggere filosofia, a meditare, a sviluppare una comprensione più profonda di chi era oltre le etichette sociali. Non era solo l'avvocato Marco, era Marco che casualmente faceva l'avvocato. Il risultato di questa trasformazione è stato straordinario. Non solo Marco è diventato più rispettato professionalmente, ma le critiche hanno smesso di ferirlo. Non perché fosse diventato insensibile, ma perché aveva costruito un'identità così solida che le opinioni esterne non potevano scalfirla. Quando il tuo valore non dipende dall'approvazione degli altri, diventi magnetico. Le persone sono naturalmente attratte da chi è sicuro di sé senza essere arrogante, forte senza essere aggressivo, concentrato senza essere egoista. Marco Aurelio scriveva: «Quello che non giova all'alveare non può giovare nemmeno all'ape, ma quando diventi la migliore versione di te stesso, giova a te e automaticamente a tutti quelli che ti circondano». La fortezza interiore non è isolamento, è diventare così solido che le tempeste esterne non ti scuotono. È essere la roccia che le onde colpiscono ma non spostano. Quando raggiungi questo livello, accade qualcosa di magico. Smetti di cercare il rispetto e inizi a riceverlo naturalmente. Perché le persone riconoscono istintivamente chi ha fatto il lavoro su se stesso. Ma c'è un ultimo, cruciale tassello in questo puzzle del rispetto personale. Scegli uno dei 4 pilastri: competenza, forma fisica, indipendenza finanziaria, crescita spirituale, intellettuale, e fai un'azione concreta oggi stesso. Esempi: iscriviti a un corso per migliorare una competenza, fai 20 flessioni, metti da parte 50 euro, leggi 10 pagine di un libro di filosofia. Piccole azioni quotidiane costruiscono fortezze interiori. La saggezza del perdono intelligente. Come liberarsi senza diventare ingenui. Arriviamo all'ultimo, ma forse più importante principio, il perdono intelligente. Non quello ingenuo che ti trasforma in una vittima cronica, ma quello strategico che ti libera dal passato senza condannarti a ripetere gli stessi errori. Il perdono stupido dice: va tutto bene, dimentichiamo tutto. Il perdono intelligente dice: ti perdono per la mia pace, ma ricordo per la mia protezione. Seneca, che affrontò tradimenti politici e personali che avrebbero distrutto uomini più deboli, scriveva: il perdono è la virtù dei forti, ma aggiungeva anche: la prudenza è la madre di tutte le virtù. Ti racconto di Anna, una donna che per anni è stata intrappolata in un ciclo distruttivo di perdono ingenuo. Ogni volta che il marito la tradiva emotivamente con colleghe, lei perdonava e dimenticava. Ogni volta che gli amici la deludevano nei momenti importanti, lei sorrideva e passava oltre. Ogni volta che i familiari la sfruttavano, lei giustificava e perdonava. Si credeva una santa. In realtà era diventata una martire professionale. Un giorno, dopo l'ennesima delusione, si è guardata allo specchio e ha visto una donna che non riconosceva più. Stanca, rassegnata, sempre in attesa della prossima pugnalata. Ha capito che il suo perdono non era virtù. Era paura travestita da spiritualità, paura di restare sola, paura di essere vista come cattiva, paura di ammettere che aveva scelto male le persone a cui dare fiducia. Il vero perdono inizia con una distinzione fondamentale. Perdoni la persona, ma non dimentichi il comportamento. Perdoni per liberare te stesso dal peso del rancore, ma ricordi per proteggere te stesso dalla ripetizione del danno. Marco Aurelio,
che dovette perdonare tradimenti anche nella sua famiglia, scriveva: «Il miglior modo di vendicarsi è non essere come chi ti ha fatto del male. Ma la vendetta migliore non è neanche il perdono cieco, è il perdono saggio». Anna ha imparato a praticare quello che chiamo il perdono dei 3 livelli. Primo livello, perdono emotivo. Ha smesso di odiare le persone che l'avevano ferita. L'odio, ha capito, è come bere veleno sperando che l'altro muoia. Ha scelto di liberare il suo cuore dalla rabbia non per loro, ma per se stessa. Ma perdonare emotivamente non significa dimenticare. Significa ricordare senza dolore. Secondo livello, perdono strategico. Ha perdonato, ma ha anche cambiato le regole del gioco. Al marito ha detto: «Ti perdono, ma se succede ancora, me ne vado». Agli amici: «Vi perdono, ma non conterò più su di voi per le cose importanti». Ai familiari: «Vi perdono, ma smetterò di dire sempre sì alle vostre richieste». Il perdono strategico stabilisce nuovi confini basati sui comportamenti passati. Terzo livello, perdono evolutivo. Anna ha ringraziato mentalmente ogni persona che l'aveva ferita, perché ognuna le aveva insegnato qualcosa di prezioso su se stessa. Il marito le aveva insegnato a non accontentarsi di briciole d'amore. Gli amici le avevano insegnato a distinguere chi c'è nelle difficoltà da chi c'è solo nei bei momenti. I familiari le avevano insegnato che il sangue non giustifica tutto. Epitteto, che capiva il valore della trasformazione attraverso la sofferenza, diceva: «Non dire ho perso quello, ma l'ho restituito». Anna ha restituito la sua ingenuità e in cambio ha ricevuto saggezza. Il perdono intelligente è anche una questione di tempismo. Non devi perdonare subito per sembrare spirituale. Puoi prenderti tutto il tempo che serve per elaborare il dolore. Il perdono forzato è falso perdono. C'è una componente ancora più profonda. Perdonare non significa riconciliarsi. Puoi perdonare qualcuno e decidere di non averlo più nella tua vita. Puoi benedire qualcuno da lontano. Puoi augurare il meglio a qualcuno senza volerlo vicino. Seneca comprendeva questa distinzione quando scriveva: «È più sicuro essere temuti che amati, ma è meglio essere rispettati che temuti». Il perdono intelligente porta rispetto, non sfruttamento. Anna ha trasformato ogni ferita in saggezza, ogni tradimento in limite più chiaro, ogni delusione in standard più alto. Non è diventata cinica, è diventata selettiva. Non ha chiuso il cuore, ha affinato il giudizio. Il risultato? Le persone hanno iniziato a trattarla diversamente, non più come qualcuno che perdona tutto, ma come qualcuno che sa perdonare, mantenendo la dignità. Ricorda, il perdono è per te, non per loro. I limiti sono per te, non per loro. La saggezza è per te, non per loro. Tutto quello che fai per conquistare rispetto, lo fai prima di tutto per rispettare te stesso. Pensa a una persona che ti ha ferito e che hai perdonato, ma che continua a ferirti allo stesso modo. Scrivi 3 cose. 1. Cosa puoi perdonare emotivamente per la tua pace? 2. Quale limite strategico devi stabilire per proteggerti? 3. Quale lezione ti ha insegnato questa situazione per il futuro? Poi agisci su tutti e 3 i punti. Il tuo nuovo codice di rispetto. Ora possiedi le 6 chiavi del regno del rispetto. Non sono trucchi da 4 soldi o tecniche manipolative. Sono principi di vita che hanno guidato imperatori, filosofi e leader per migliaia di anni. Il silenzio strategico che trasforma le tue parole in oro. I confini invalicabili che proteggono la tua energia. La distanza magnetica che attrae solo chi ti merita. L'eleganza nella tempesta che ti eleva sopra il caos. La fortezza interiore che ti rende indistruttibile. Il perdono intelligente che ti libera senza renderti vulnerabile. Ma ricorda questo. Il rispetto non è una destinazione, è un modo di viaggiare. Non è qualcosa che conquisti una volta per sempre, è qualcosa che scegli ogni giorno con ogni decisione, ogni reazione, ogni confine che stabilisci o permetti che venga oltrepassato. Marco Aurelio, nell'ultimo anno della sua vita, scrisse: «La vita di un uomo è quello che i suoi pensieri ne fanno».
I tuoi pensieri ora sono diversi. La tua percezione di te stesso è cambiata. E quando cambia quello che pensi di meritare, cambia automaticamente quello che ricevi. Non aspettare di sentirti pronto per applicare questi principi. La prontezza è un lusso che non puoi permetterti, mentre la tua dignità viene calpestata ogni giorno. Inizia oggi. Inizia adesso. Inizia con la prossima persona che incontri. Perché il rispetto che più conta non è quello che gli altri hanno per te. È quello che hai tu per te stesso. È guardarsi allo specchio e vedere una persona che non accetta più compromessi sulla propria dignità. È addormentarsi la sera sapendo di aver difeso i propri valori. È svegliarsi al mattino sapendo che nessuno può portarti via quello che hai costruito dentro di te. Il mondo è pieno di persone che cercano di rubare la tua energia, la tua pace, la tua fiducia in te stesso. Ma ora hai gli strumenti per proteggerti. Ora sai che il rispetto non si mendica, si comanda. Non si implora, si ispira. Non si chiede, si ottiene con la coerenza delle proprie azioni. E quando qualcuno ti guarderà negli occhi e vedrà che non sei più la stessa persona di prima, quando capirà che hai fatto un lavoro su te stesso che pochi hanno il coraggio di fare, quando capirà che sei diventato qualcuno che non si piega più alle loro pressioni, quel momento, quel preciso istante in cui vedrai nei loro occhi il riconoscimento del tuo nuovo potere, saprai di aver vinto la battaglia più importante della tua vita. La battaglia per il rispetto di te stesso. Benvenuto nella tua nuova vita. È ora di rivendicare il rispetto che hai sempre meritato. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.